Milano e oggi voglio raccontarvi un'esperienza fantastica che mi è capitata. Lo scorso ottobre sono andata a Copenaghen. Durante questo viaggio sono stata contattata da Momondo, non so se lo conoscete. In pratica un motore di ricerca per trovare appunto voli, hotel, eccetera eccetera. Momondo ha gli uffici a Copenaghen e ci ha invitato ad andarli a visitare. Quando siamo stati lì ci hanno fatto trovare una sorpresa. Ok, questo è il fantastico test. Tra l'altro io ho visto il video di questo test tempo fa e ho pensato che fosse una cosa meravigliosa e non avevo pensato di trovarmi io a farlo qua oggi, quindi iniziamo subito. Mi dovrete perdonare per la quantità di saliva che ci sarà in questo video. Cioè, io non credo di avere così tanta saliva. Come avete fatto voi, scusate? Dobbiamo chiuderlo così. Ok, credo sia giusto. E poi devo shakerarlo. Il mio DNA è qua dentro. E poi lo mettiamo in una pratica bustina. Chissà che cosa uscirà. In pratica, come avete capito, la sorpresa era un test del DNA per scoprire le proprie origini. Io avevo visto il loro spot che girava, era diventato abbastanza virale su Facebook tempo fa e mi aveva davvero commosso, perché comunque ci sono tutte queste persone convinte di essere di una certa nazionalità, o almeno per una buona percentuale, e poi scoprono che in realtà il loro sangue è mistissimo e in realtà provengono da tantissimi posti diversi nel mondo. E quindi io sono stata super emozionata di sapere quale DNA di quale parte del mondo si celasse dentro di me. Il kit con la mia saliva è stato inviato e dopo un paio, 3 o 4 settimane ho ricevuto la mail con il responso, che adesso vi andrò a svelare. Eccolo qua. Eh sì, esattamente, è un casino. Molti mi hanno chiesto se questi test sono affidabili e vedendo quello che c'è scritto direi che sì, sono molto affidabili. Io ho sempre pensato di essere 75% italiana e 25% salvadoregna, perché mia mamma è mezza italiana e mezza salvadoregna. Però non ho tenuto conto di tutti gli altri parenti, tipo mia nonna è mezza salvadoregna, proprio nativa americana, indios, e mezza spagnola. Quello che ho scoperto è che io sono europea all'86%, ma sono italiana solamente per il 21%. Quello che mi dicono i dati è che io sono 21% italiana e 9,5% iberica, cioè quindi Spagna, Portogallo, e 1,4% dei Balcani, quindi non lo so, tipo greca o rumena o albanese, non saprei. Quindi 41% della mia regione europea, poi c'è un 5,2% delle regioni nord-ovest, tipo Francia, Germania e Inghilterra, e poi c'è un 10,7% asiatica e nativa americana, che a quanto pare sono più o meno, hanno lo stesso DNA, 8% di questo 10,7% nativa americana, che per me è una cosa fantastica. Ho sempre saputo di avere sangue nativo americano. Ovviamente non mi riferisco alle tribù degli indiani di America del Nord, ma a quello che sono i Maya, gli Aztechi, insomma tutti quelli che sono nella zona del Salvador, credo. Ora non so quale. Mia madre mi ha sempre detto i Maya, però non sono molto sicura. In ogni caso, quindi il resto di questa percentuale è asiatico, quindi sono anche un po' asiatica, yeah! Tanti mi dicono che io ho un atteggiamento molto asiatico, tanti asiatici mi hanno detto che, infatti io dico sempre sono europea fuori e sono asiatica dentro, però non me l'aspettavo di avere effettivamente del DNA asiatico dentro di me. E poi ci sono delle percentuali molto più piccole che riguardano l'Africa, 0,9%, Nord Africa e Middle East, e 0,7% l'Africa del Sud. Oh mio Dio! È veramente incredibile scoprire queste cose. Un po' appunto alcune cose del test me le aspettavo, però me le aspettavo in percentuali totalmente diverse e soprattutto sapevo dentro di me di essere un po' giapponese.
Comunque questo sito è fantastico perché ti permette anche di trovare se hai dei parenti. Qua ci sono scritti dei nomi, però non ho ben capito. C'è scritto cugino tipo di quarto o quinto grado, quindi teoricamente io riuscirei a trovare i miei parenti. But anyways, quello che ho pensato dopo aver fatto questo test è che secondo me dovrebbe essere praticamente obbligatorio per tutti. Se non altro in questo periodo dove razzismo, immigrazione sono temi di cui sentiamo parlare ogni giorno, far capire ad alcune persone che se non a livello culturale, almeno a livello chimico-fisico, non siamo poi così differenti, sicuramente potrebbe dare una nuova visione a tante persone, specialmente a quelle che dicono noi, il nostro paese, poi ci sono loro, gli invasori, eccetera eccetera. Scoprire che magari l'invasore potrebbe essere un lontano parente cambierebbe sicuramente, o perlomeno in buona parte, tanti punti di vista. Vabbè, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete origini straniere, se avete parenti che vivono all'estero, eccetera, e se vorreste fare il test del DNA, cosa ne pensate? Se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su e se sei nuovo magari iscriviti. Ci vediamo domani!